Ciao a tutti, sono Giuseppe Giglio Chef, ma oggi non benvenuti nella mia cucina, ma piuttosto benvenuti nella mia regione autonoma, che è l'Andalusia dove vivo, e andremo a visitare Ronda, una città bellissima. Per arrivarci taglieremo queste meravigliose colline e questi campi verdi pieni di agrumeti e di uliveti, da dove si produce il famosissimo olio piqual del quale spesso vi parlo nelle mie ricette. Finalmente siamo arrivati a Ronda, però guardate il video sino alla fine perché come sempre ci sarà un finale gastronomico dove proverò quelle che sono le specialità rondegne. Wow, che vista! Veramente affascinante. Naturalmente la prima tappa che faccio è andare alla Casa del Jamón, che è molto famosa proprio per la vendita e la produzione dei suoi fantastici prosciutti serrano e non solo, perché quello che mi ha incuriosito è venire a vedere anche i suoi formaggi, perché qui c'è una produzione autoctona di un formaggio che si chiama paioio, che mi hanno detto che è buonissimo. E infatti più tardi ho proprio un appuntamento per provarlo. Adesso andiamo al Parco Botanico Alameda del Tajo. È particolare perché ci sono tanti bellissimi alberi e alcuni molto strani, come ad esempio c'è un cedro che arriva direttamente dall'Himalaya. Qui c'è una statua che ci mostra come vestivano le donne di Ronda. E adesso guardate qui, wow, troppo bello, veramente, sembra il set di un film western. E parlando di film, siamo nella Paseo di Orson Welles. Sì, perché Orson Welles era molto legato alla città di Ronda, fino al punto di fare qualcosa di unico. Prima di morire ha chiesto ai suoi familiari di inviare una volta morto le sue ceneri direttamente qui nella Serrania di Ronda. A consolidare questo bellissimo rapporto fra Orson Welles e la città c'è una statua ritraente il suo volto e soprattutto che riporta una targa con incise le sue parole più famose, ovvero un hombre no es de donde nace, sino donde elige morir, ovvero un uomo non è di dove nasce, ma di dove sceglie di morire.
E voilà! E questo è il famoso Ponte Nuevo o Ponte Nuovo, quello che divide la città. Diciamo che sotto c'è il fiume che si chiama Guadalevin. Vedete perché il ponte nuovo? Perché in realtà questo ponte è stato fatto dai romani, però il vero originale ponte, lo vedremo dopo un po' più avanti, che era quello fatto dagli arabi, che poi dopo crollò, si ruppe e quindi dovettero fare questo nuovo per poter ricollegare di nuovo la città. Ed è bello perché questo ponte divide la città nuova dalla città vecchia. Adesso stiamo proprio camminando sul ponte nuovo, infatti vedete sotto il fiumiciattolo che in questo momento, siccome non ha piovuto molto, diciamo non ha molta acqua. È incredibile, la città è costruita totalmente sulla roccia, dà proprio l'idea della solidità. Pensate che Ronda si chiama la città sognata, così viene definita, perché è considerata una delle più belle città a livello spagnolo. Del resto guardate quante targhe gli sono state dedicate già dagli anni 1850 in avanti, e nonostante in quel tempo ci fosse il problema dei pirati, dei predoni, veniva considerata anche con quei pericoli una città affascinante. E adesso scendiamo nella parte più antica. Sentite che pace, sembra di essere a Frittole, una città del 1400, vi ricordate? Cioè, ma che stanno veramente nell'anno 1400? Quasi 1500! Nei palazzi più belli della città antica c'è sempre lo stemma che chiaramente li riporta a quella che è la discendenza nobile. Siamo arrivati alla casa del Rei Moro, ovvero la casa del Re Moro. Anche personaggi famosi sono stati a visitarla, ad esempio Michelle Obama o anche la stessa Madonna, nel quale all'interno ha girato anche un videoclip. E voilà, guardate qui invece, quello è il Ponte Vecchio. Vedete che bello? Insieme a tutta la sua muraglia.
Chiaramente quella che state vedendo adesso è una visita rapida un po' nelle zone centrali, zone più visitate, però ci sono un sacco di cartelli che riportano alcuni percorsi di sentieri che sarebbe veramente carino provare a visitare perché dicono che sono veramente, ti portano a luoghi incantati. Ad esempio qua vicino c'è anche un famoso bosco che si chiama Bosco de Cobre, ovvero di rame, che nel periodo di ottobre, essendo pieno di castagneti, diventa totalmente color rame e dicono che è veramente stupendo. E poi ci sono delle belle trattorie, tutto a base di castagne e selvaggina. E adesso guardiamo il ponte dal lato della città vecchia. Parlando di mangiare mi è venuta fame e anche un po' sete, quindi adesso inoltriamoci nella zona dei ristoranti. La mia attenzione è stata catturata da questo pomodoro tipico di Ronda insieme a una bottiglia del buon olio sempre di queste zone. Però io oggi andrò alla taverna perché un amico molto esperto di Ronda me l'ha consigliato. Si trova sempre qui in piazza. Andiamo a cercare. Eccola lì, la taverna. Il locale è molto semplice. In effetti la classica taverna, con vino e prodotti locali. È proprio qui che volevo venire io. All'interno è piccolino ma molto accogliente, però noi abbiamo scelto di stare in piazza. Inizia il mio duro lavoro, quello dell'assaggio. Comincio con una birra locale che è veramente strepitosa. E questo pane fatto da loro con lievito madre, vogliamo parlarne? Adesso vado a spiare la cucina. Esto es arroz, cebolla caramelizada. Il proprietario mi sta spiegando che hanno aperto questo pomodoro che si chiama Raf e lo aprono a fiori. Dice che non è difficile aprirlo così. Poi dice che questo invece è un formaggio autoctono che si chiama Paioio, che è quello che volevo provare, se vi ricordate. Mi ha detto che non è tipico della città di Ronda, però dice che è della catena montuosa di Ronda. Gli ho chiesto per l'appunto perché si chiama Paioio e lui mi ha spiegato perché è fatto con il latte di una capra autoctona della zona che si chiama proprio capra paioia. Fra l'altro mi ha detto che se non sbaglia 4 anni fa è stato dichiarato il miglior formaggio al mondo. Poi mi ha fatto vedere l'olio, mi ha detto che sono tutti ottimi prodotti, però ha detto ti devo far provare però questo, che è un olio speciale fatto con la prima spremitura delle olive, quelle di prima categoria. Effettivamente mi ha detto che già il colore mi farà impazzire e devo dire che già quando l'ho versato me ne sono accorto. Sono entrambi spettacolari, però la differenza c'è. Però io provo. Voglio provare con il pane, la classica prova, no? Però prima proverò quello dei pomodori, che è l'olio, diciamo, tipico,
però quello un po' più commerciale, anche se non si può proprio definire commerciale, perché è già un prodotto straordinario. Lo provo e wow, vi devo dire ottimo, ottimo, ottimo. Però poi dopo lui mi ha invitato adesso a provare quest'altro olio e mi ha detto che già sentirò un po' di pizzicore nella gola, perché è un olio già strutturalmente più acido. Però che sapore! È molto fruttato e per usare le sue parole Fruta. È un Ferrari. Como usted es italiano, un Ferrari. Ferrari. Sono un Ferrari. è un Ferrari. Ferrari. Un Ferrari. Aveva ragione, era veramente un Ferrari. Adesso ci ha comunicato che dobbiamo continuare con le migas. Infatti ha detto che ora va in cucina a vedere a che punto stiamo. E ha detto che intanto darà un'occhiata anche alla nostra coda di toro. Entrambi, sia la migas che la coda di toro, sono piatti locali. Finalmente provo il paioio. Mamma mia! E adesso posso provare anche questo bel pomodoro Raf aperto a fiore, irrorato con quel fantastico olio, con sopra una pioggia di un fantastico sale nero. Wow, guardate che consistenza! Ricorda molto un cuore di bue. Ora lo provo. Davvero era come mangiare carne. E adesso finalmente sono arrivate le migas, del quale riconosco solo le uova di quaglia e il peperone, il resto dovrò provarlo. Buono! Fondamentalmente mi sono reso conto che è pane raffermo e speziato con appunto l'uovo di quaglia. Però sicuramente dopo ci faremo spiegare bene come è composto questo piatto. Intanto guardate l'uovo. E finalmente il mio preferito, il rabo de toro, ovvero la coda di toro con la salsa di castagne. A vista è spettacolare. A parte il fatto che ci sono queste belle patate e l'immancabile peperone di accompagnamento. Però quando ho toccato con la forchetta, con delicatezza, guardate come si disfaceva la carne. Questo sì, questo è proprio il mio piatto. Wow, ci sono voluti 2 decimi di secondo per capire la straordinarietà di questo sapore. Davvero, mi ricorda molto anche la coda alla vaccinara che avevo fatto io. Voglio conoscere assolutamente la ricetta per poi farla per voi. Sta iniziando a spiegarmi intanto l'amigas. Mi dice che è un piatto antico ed è un piatto povero. Si fa prendendo il pane duro del giorno dopo, perché ricordiamo che questo era un piatto tipico del dopoguerra, quindi un pane rustico. Si bagna con un poco d'acqua per ammorbidirlo, si mette un po' di paprika dolce per colorarlo, poi con le mani si staccano dei piccoli pezzi, si aggiunge olio d'oliva e dopo si mescola tutto e si fa in modo che il pane si ammorbidisca. Infatti si lascia un po' riposare. Dopo si aggiungerà salame, pancetta, peperone rosso e infine l'uovo fritto. Io però gli ho chiesto se già si usava la quaglia e invece lui mi ha spiegato che il fatto di mettere la quaglia era per modernizzare il piatto, perché dice che risulta più bello e più condivisibile anche quando si prende il piatto magari insieme a qualche amico o insieme alla propria compagna. È più facile da mangiare. Però mi ha spiegato e certificato che nella ricetta originale sì, si usavano le tipiche uova di galline fritte. Poi, giustamente, siamo andati alla coda di toro, gli ho detto che era spettacolare. Lui era molto contento. Mi ha detto che anche questo è un piatto tipico di Ronda che lui fa con la salsa di castagne, perché anche queste castagne sono un prodotto tipico della catena montuosa di Ronda.
Infatti io gli ho detto che conosco il famoso Bosque de Cobre o Bosco di Rame e lui mi ha spiegato esattamente. Dice è da lì che vengono. Si trova il Bosque de Cobre nella valle del Chenal. Mi ha spiegato che Ronda ha una catena montuosa veramente importante che va dalla valle del Chenal sino alla Sierra della Neve fino a Salema. E giustamente ci sono degli scompensi almeno legati al clima, essendo una catena montuosa il clima è molto instabile, è un clima montano. Però dice che nonostante questo ci ha confermato che è uno dei posti più belli di Spagna. E poi ha detto che in ottobre, quando i castagni cominciano ad avere ormai ricci maturi, è una meraviglia, il bosco diventa di 1000 colori differenti ed è proprio da lì che vengono le castagne che ha utilizzato per la salsina. Dice che fa uno stufato dove mette la coda tagliata, chiaramente tagliata nel suo tessuto connettivo, siccome è molto dura la lasciano stufare per molte ore, cuoce nel vino rosso con molte verdure, carota, cipolla e con la castagna per l'appunto. Però mi ha fatto vedere che tutte le verdure, anche la castagna, ormai erano diventate una crema, proprio dovuto alle molte ore di cottura. Del resto mi ha spiegato che questo processo è lo stesso che usano per un altro piatto tipico, ovvero le guance di maiale stufate, che però oggi non ho provato. Poi lui ha voluto richiamare l'attenzione anche sul vino, perché mi ha detto voi avete bevuto la birra ed è buonissima, però dice sapevate che a Ronda ci sono 28 cantine produttrici di vino? E infatti io gli ho detto che mi ero fermato in un negozio che c'era giù, che era la Casa del Jamón, e avevo visto tante bottiglie, ma pensavo fossero vini comunque della tradizione spagnola in generale. Invece lui mi ha spiegato che c'è addirittura un turismo enologico importante in Ronda. Un aspetto molto importante e sorprendente è che ogni cantina di vino produce un vino completamente differente dagli altri. E questo sembra incredibile, dato che stiamo parlando comunque di un territorio che non è molto esteso. E pensate, queste cantine fanno parte di un progetto a largo getto che è partito da circa un paio d'anni e che sta dando lavoro a molte persone. L'ho ringraziato per la sua spiegazione e poi ho detto, mi raccomando, se venite a Ronda, passate da Carlos alla taverna e dite voglio mangiare quello che ha mangiato Giuseppe. Proprio quando pensavamo di aver finito, Carlos ci fa una sorpresa e ci porta un dolce tipico che si chiama la torrija. Mi spiega che non è un piatto rondegno, è un piatto nazionale, però insomma lui la fa in una maniera diversa. Innanzitutto invece di usare il pane raffermo come si utilizza di solito, ha usato il pane insomma per i toast. Per quale ragione? Perché dice che rimane più morbido e la gente lo apprezza di più. Ha fatto una leggera crema pasticcera che ha messo proprio in mezzo alle fette del pane, poi dopo gli ha versato sopra del miele, poi dice, ci ha detto il suo segreto, ha detto che mette un po' di caramello. Vedete? Così che tutto si rapprende. Ma la cosa che mi ha stupito è quando mi ha parlato del gelato. È un gelato al vino di Malaga. Ragazzi, era buonissimo. Anche se mi ha spiegato onestamente che il gelato lo hanno preso da un artigiano che dice che aveva il negozio proprio lì dietro la via dove c'è la farmacia. È molto famoso, si chiama Laibense de Ronda e fa un gelato davvero cremoso e buonissimo. E mi ha spiegato che insomma loro lo prendono lì. Però quello che mi ha stupito è che poi dopo mi ha detto e che beviamo con questo bel gelato, con questo buon dolce, e mi ha presentato un vino passito di Malaga, un moscatello aromatizzato all'arancia, e mi ha spiegato che per questo ha proprio questa nota colore arancione. È torbido perché non è filtrato e per questo ci saranno anche dei depositi sul fondo del bicchiere. Abbiamo scherzato sul fatto che siamo tutti d'accordo che il vino toglie le pene e in più aiuta per il coronavirus perché ti disinfetta da dentro. Quindi siamo a posto.
Ma dopo tanto parlare è arrivato finalmente il momento di provare sia il dolce, sia il gelato che il vino. Da prima un po' di gelato e poi un po' di questo. Buono, mamma mia. Guarda. Qué buena, Muy fa. La crema pastelera está rica, Le da un toque, madre mía. Madre mía. Perfetto. Che dire, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Ronda ci è piaciuta davvero tanto e le persone ancora di più. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e se volete supportarci potete fare anche un'altra cosa. Potete regalare una donazione al link che troverete in descrizione. Oppure direttamente nel nostro sito internet www.giuseppegigliochef.com. Anche un caffè sarà gradito. Dall'Andalusia è tutto, grazie per aver viaggiato con noi.